Salve a tutti. E allora andiamo a vedere il completamento della testata della 500 Turbo. Con il discorso del collettore che andiamo a montare quello originale, nel flussaggio quello che andiamo a guadagnare sulla testata lo andiamo ad avere sia anche come miglioramento del collettore, a parità che non c'è stata lavorazione. E sul discorso del collettore, anche in un confronto con quello speciale che si è visto qualche tempo fa, le due portate un po' si equivalgono, quindi i miglioramenti non ci sono nel caso a livello di flussaggio. Quello che andiamo ad avere come miglioramento è soltanto nella testata, quindi la sezione dei condotti va a incidere sul miglioramento totale. Quindi andiamo a vedere un po' i dati di lettura e poi andremo a vedere un po' sulla testata le lavorazioni che sono state fatte. E allora ecco i dati di lettura. Questo è il condotto originale e qui c'è la prova del flussaggio con il condotto lavorato. Questo miglioramento che abbiamo ottenuto qua come lavorazione lo andiamo ad avere in uguale misura sull'aspirazione del collettore, quindi questa è la curva di perdita che abbiamo con il collettore. E questo miglioramento a livello anche di collettore uguale lo andiamo ad avere come proporzione con il miglioramento che abbiamo avuto nel condotto lavorato. Quindi anzi un pochettino in più lo andiamo a migliorare. Quindi a parità di collettore abbiamo questo miglioramento. Se andiamo a togliere la testata e mettiamo a confronto le due prove di flussaggio dei collettori, vediamo di quanto è cambiato. Quindi la testata incide anche sul miglioramento del collettore, che poi il collettore è anche quello speciale che una volta abbiamo visto in qualche altro video, come miglioramenti era di poco la differenza, soltanto che in quello andava a incidere, soltanto che poteva resistere a delle pressioni superiori, tutto qua. E se andiamo a quantificare un po' le prove sul miglioramento, andiamo a vedere che sia sulla prova del collettore, anche la prova dello scarico si fa avvicinare con la stessa curva come miglioramento, nel senso che va a scaricare bene la testata. Anzi, in questa curva andrebbe migliorato a livello di flussaggio soltanto andando a cambiare anche le valvole, perché quello originale rispetto a quelle speciali che cambiano un po' il profilo della geometria interna come inclinazione va a migliorare rispetto a quelle normali, quindi potremmo avere in questo caso, sostituendo quello dello scarico, un miglioramento ancora di più come curva di flussaggio. Andiamo a vedere i valori un po' sull'aspirazione, quindi questa è la curva iniziale dell'aspirazione con i valori della colonna blu e finale quella con la di colorazione rossa. Quindi questi miglioramenti che andiamo ad avere sulla testata. Le sezioni del condotto incidono tanto su queste prestazioni. In uguale misura andiamo a vedere anche lo scarico, sia come valori che un po' si avvicinano su quello del collettore, come abbiamo visto. Qui sono le differenze delle curve, sia con condotto originale che condotto lavorato. Quindi i miglioramenti ci sono stati ottenuti e andando a lavorare anche sulle pressioni della turbina si va a migliorare il discorso di questa lavorazione. Quindi andiamo a vedere un po' sulla testata. E allora, eccoci con la testata. Quindi manca soltanto una leggera spienatura e poi si va a completare. Il discorso delle lavorazioni, quindi rimangono le sedi quelle originale e a parità di lavorazione, quindi lavorando i condotti sia scarico che aspirazione andiamo ad avere quel miglioramento. E l'unica cosa che andiamo a vedere anche sul discorso dell'aspirazione, andiamo a fare sempre quella lavorazione di ampliamento, quindi all'esterno per avere l'accoppiamento con il collettore, di creare quel salto di antirritorno del flusso di 1 mm, 1 mm e mezzo
attorno al diametro del collettore. Quindi questo è quello che andiamo ad avere. Poi si va a lavorare sulla sezione dei condotti per avere quel miglioramento che abbiamo visto con i dati di flussaggio. Quindi un po' quello che rimane anche sulla camera, andiamo a fare piccole lavorazioni, soltanto andare a togliere quelle spigolature che vanno a creare problemi a livello sia di autoaccensione che come anche disturbo del flusso, e quindi lasciamo inalterata anche la camera di combustione in questo caso. D'accordo, ci aggiorniamo nel prossimo video, quindi mettete sempre un mi piace sul canale e ci aggiorniamo al prossimo.